continua il nostro viaggio. Dopo 4 ore di bus da Potosí siamo arrivati nella città di Uyuni. Rimarremo qui solo una notte e domattina partiremo per il Salar. Ser ambicioso, ser codicioso, ser a tu cárcel, pobre infeliz, todo el dinero. Ed eccoci alla prima tappa di oggi, in direzione del Salar dello Uyuni. Questo è il cimitero dei treni abbandonati da molti anni che servivano come rotta per trasporto delle merci. Tutti i momenti sono buoni per tornare bambini. Il niño está muy feliz. Extradición o morir. Ora siamo arrivati nella comunità di Colciani, dove andremo a vedere la lavorazione del sale alla vecchia maniera. Questi sono i camion che venivano usati per portare il sale dal Salar. Questo è un esempio di forno a legna che viene usato per essiccare il sale. Qui il sale viene essiccato e qui viene fatto raffreddare. Una volta freddo viene mescolato allo iodio e viene macinato nel mulino. Questo è il sale finito che viene poi manualmente messo nei sacchetti di plastica. Questo è il fuoco con il quale viene chiuso i sacchetti. Qui abbiamo i cristalli di sale e 2 scolture. Eccoci arrivati al Salar dello Uyuni, la distesa di sale più grande al mondo, oltre 12.000 km quadrati, detta anche Salar de Tunupa, il vulcano che si trova in fondo qua. Oggi forse non riusciamo a vedere lo specchio d'acqua per colpa del vento, sarebbe stato uno spettacolo vedere uno degli specchi più grandi del mondo. Siamo arrivati dove c'è il segno del passaggio della Dakar 2015-2016 e dove poi troviamo il primo albergo di sale di questa zona. Adesso ci troviamo nella parte dove l'acqua forma questi disegni geometrici. Questi esagoni vengono chiamati anche capillari. Ed ora è ora di pranzo. Qui siamo vicinissimi al vulcano Tunupa, 5.400 metri circa. Sembra basso perché noi siamo a 3.600, però è uno spettacolo. Questo Salar de Uyuni ci fa rimanere sempre senza parole. A un passo dal Salar troviamo un'enorme vastità di lama, un gruppo di 3 begogne e un fenicottero. Visitiamo il museo della storia di questi popoli con tutti i loro manufatti. La visita continua nel giardino di cactus e sculture. Ed ora, dopo una tappa al lodge, siamo tornati nel Salar per fare il tramonto. Mentre aspettiamo ci hanno preparato l'aperitivo e la torta per i nostri compleanni. Per tutti e due, Per tutti e due. Yo no he nacido para sufrir, para sufrir. Yo no he nacido para sufrir. Eccoci qua dopo una notte passata sulle sponde del Salar, ai piedi del vulcano Tanupa. Posto spettacolare, silenzioso, eravamo solo noi e adesso prima di partire siamo venuti a salutare i nostri amici lama. Ciao Lama. Prima tappa di oggi, l'isola Inkawasi, l'isola di cactus, dove andremo a fare una passeggiata di un'oretta. Qui il sentiero sempre a salire, in lontananza si vede sempre il vulcano Tunupa. Poi siamo soli in questa isola. Siamo arrivati nella vetta più alta, a oltre 3.700 metri, ed ora iniziamo a scendere con un po' di fiatone. Ora ci prepariamo per la foto di rito. Il dinosauro sta su. Fatta anche questa foto turistica. Abbiamo lasciato il Salar per andare in direzione sud verso il confine con il Cile e siamo arrivati
nel borgo di San Juan de Rosario. Questa è la stanza dove pranzeremo oggi. Sale in terra, banchi di sale, tavolo di sale, pareti di sale, letti di sale. In pratica è un ostello di sale. Abbiamo attraversato il deserto Chinagua, quello è il vulcano Oyawa che segna il confine fra Bolivia e Cile. E dopo aver sfiorato il confine con il Cile, siamo arrivati al mirador dell'unico vulcano attivo di questa zona, il vulcano Oyague, si dovrebbe pronunciare così. La nostra prima laguna, la laguna Cañapa, e i nostri primi fenicotteri. Dopo aver lasciato le valigie all'hotel, eccoci a vedere la laguna Hedionda. Qui siamo a 4140 metri circa. Questa laguna è piena di fenicotteri, sono un po' lontani e anche uccellini particolari molto simpatici. Il sole è tramontato, rimane ancora un po' di luce sul vulcano. È l'alba del nuovo giorno, qui nella laguna Hedionda. Questa mattina ci siamo svegliati con meno 10 gradi, siamo a 4650 metri circa, qui siamo a 1 chilometro dal confine con il Cile, questa è la montagna dei 7 colori. Questa formazione verde che sembra muschio, il suo nome è Iareta, è una formazione vegetale che cresce 1 millimetro ogni anno. Dice un topolino andino. Ora siamo nella zona dell'albero di pietra e qui il vento ha una velocità di 60-70 km/h e fa alzare questi piccoli sassolini che sono per terra. Ed è per questo che si è formato l'albero di pietra, perché questi sassi con il vento lo hanno scolpito. Ed eccoci nella laguna più famosa e più grande di questa zona, la laguna colorata. Questa laguna è colorata grazie ai minerali che si hanno, al plankton e alle alghe. E praticamente qui il vento crea delle onde e queste onde rimescolano i minerali, le alghe e praticamente formano questi colori. I fenicotteri migrano in questa zona per pitturare le loro piume. Poco a poco diventano sempre più rosa. Ora siamo nella riserva naturale de fauna andina. Questo è il punto più alto della strada che abbiamo raggiunto in questo viaggio, 4930 metri. E qui abbiamo raggiunto la zona dei geyser. Questo è un terreno vulcanico e si sente un bel odore di zolfo. Ed eccoci arrivati nel punto più a sud di questo viaggio, alla Laguna Verde. Qui siamo proprio al confine con il Cile. Quel vulcano là è metà cileno e metà boliviano. Accanto a questa laguna verde abbiamo la laguna bianca che alimenta la laguna verde ed è il vento che muovendo i minerali la fa convertire in verde. Nella strada del ritorno verso Uyuni ci siamo fermati nel deserto roccioso di Salvador Dalí. Il nome di Salvador Dalí è dovuto al fatto che il pittore ha dipinto questa montagna e anche questa qua. E ora, con una temperatura esterna di 8 gradi, andremo a fare il bagno nelle piscine termali. E anche questo bagno, a 4400 metri, è fatto. Adesso, mentre torniamo verso Uyuni,
ci siamo fermati nella meravigliosa natura della comunità di Villamar e andiamo alla ricerca della famosissima biscaccia. Per ora ci sono solo un bel po' di lama. Ecco un piccolo di lama appena nato, pochi giorni fa. Questo strano animalino dovrebbe essere su queste rocce. E ora saliamo sulle rocce per cercare questa biscaccia. In prossimità della laguna Catal, eccola finalmente. La fatica è valsa la pena. Ha un'espressione troppo buffa. Oltre alla biscaccia abbiamo trovato anche 2 uccelli chiamati guagliaca. La leggenda dice che tutti vorrebbero avere una compagna come questi uccelli perché non si separano mai. Adesso stiamo tornando a Uyuni. Arriveremo all'agenzia che ci ha accompagnato per questi tour nel deserto, nei vari deserti, e poi aspettare il bus Kama notturno che da Uyuni, dopo 9 ore, ci porterà nella capitale più alta del mondo, La Paz.